Ok. Siamo arrivati alla parte finale di Silent Hill 1. Siamo qua arrivati alla barca. Al faro. Abbiamo parlato con Dalia la scorsa volta, ci ha detto Harry devi andare al faro e poi al parco divertimenti, fermare Alessa perché dentro di lei c'è un demone, ovviamente bugiarda, non è vero. Ora, noi adesso dovremmo andare al faro, mentre invece Sybil è andata al parco divertimenti. Adesso che vedremo durante il nostro percorso verso il faro, quanti altri sigilli di Metatron, tipo, guardate qua, guardate quanti sigilli di Metatron sta mettendo Alessa. Sigillo, sigilli, sigilli, quindi il potere di Alessa qua è immenso, Sigillo, sigillo. Sigilli, sigilli, ovunque. Siamo arrivati al faro. Siamo arrivati al faro, guardate qua che scala a chiocciola incredibile. La scala è veramente fighissima. Ma questo... Alessa. Wait. Damn, I was too late. Ho fatto tardi. Sì, perché Alessa ha appena piazzato un sigillo di Metatron qua sul faro, quindi siamo arrivati tardi, sì. Ok, quindi al faro niente, non ce l'abbiamo fatto in tempo, adesso ritorniamo alla barca in cui in teoria ci dovremmo ricongiungere anche con Sybil, no? Quindi lei dovrebbe ritornare dal parco divertimenti. Qua guardate che bello che ci offre il Team Silent un altro skip. Sybil hasn't come back. That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Vabbè, qua in italiano non so perché c'è scritto lui nei sottotitoli. In realtà credo si riferisca ad Alessa. Team Silent è The Goat che ci offre gli skip addirittura su PlayStation 1. Io ripeto che spero che anche il Bloober Team faccia questa cosa, perché ve lo giuro, non ha senso. Lo farei notare che qua c'è un cadavere. Un cadavere attaccato allo scafo della barca. Ora Sybil non è tornata dal parco divertimenti, quindi vediamo cosa è successo, perché non è tornata. Quindi adesso dobbiamo passare dalle fogne per arrivare al parco divertimenti. Le fogne! È possibile che Sybil sia andata a Luna Park da qui? Sybil. Oh oh. Sybil è stata attaccata da qualcosa. Io ve l'ho già spoilerato la scorsa live, ma ci sarà una boss fight contro Sybil. Qua nelle fogne non c'è altro da dirvi. Guardate quanti sigilli di Metatron. Quanti sigilli sta mettendo Alessa. Pieno di questi esseri imbalsamati, statue. Jumpscare. In questo gioco il Team Silent secondo me è stato molto bravo anche con i jumpscare. Qua ci sono dei cavalli di una giostra, quindi vuol dire che siamo arrivati al parco divertimenti. Lakeside Amusement Park. Eccoci qua al parco divertimenti. Che vedremo che sarà il luogo in cui inizierà Silent Hill 3. Ok, l'incubo di Silent Hill 3 inizierà qua. Oh! Qua ci sono altri larval stalker. Vi faccio notare perché qua potremmo fare una cosa. Vediamo che ci sono delle giostre attive. E in questa zona inoltre vedremo anche dei mumblers. Perché vabbè, i mumblers rappresentano i bulli, i bambini, comunque i compagni bulli della scuola di Alessa. Quindi ci troviamo in un parco divertimenti, ovviamente ci sono bambini, mostri. Che fine ha fatto Sybil? Eccoci qua. Merry Go Round. Su questa giostra sentiamo dello statico ed entriamo. Sybil. No. Qua avverrà
la boss fight contro Sibyl. Sibyl mostro viene detta Monster Sibyl o Parasite Host Sibyl. Lei è stata qui infetta, ok, nelle fogne è stata attaccata. Adesso viene controllata da il parassita, lo stesso parassita che ha infettato tutto lo staff dell'ospedale Alchemilla, ok? Ve lo ricordate? Adesso lei vedremo che ovviamente è sotto il controllo della larva, ha gli occhi rossi, quindi questo ci fa capire che è sotto il controllo di qualcosa, non è più lei. Si muove da mostro, però vedremo che non ha la schiena curva come i dottori dell'ospedale, vedremo, perché immagino il parassita l'ha infettata da molto recente, quindi non ha ancora l'escrescenza e non ha tutta la schiena curva, ok, per questo motivo. Vedremo che qua è molto importante questa boss fight perché servirà a determinare il vostro finale nel gioco, ok? Se voi avete recuperato la bottiglietta di plastica con liquido rosso, qui potrete salvare Sibyl, ok? E quindi sbloccare il finale buono plus oppure il finale cattivo plus. Se invece non avete preso quel liquido, non potrete salvarla e dovrete per forza affrontarla e ucciderla. E quindi se la uccidete invece farete il finale buono e il finale cattivo, ok? Qui curiosità dalla visual novel di Silent Hill. Nella visual novel viene data più profondità ad alcuni personaggi e ciò che pensano nel loro viaggio, ok, o quello che vedono a Silent Hill. Praticamente qua nella visual novel è molto interessante sapere che Sibyl in realtà è cosciente, ok? È cosciente di quello che sta succedendo adesso, ok? Lei sa che sta uccidendo Harry, ok? Ma non ha alcun controllo sul suo corpo, cioè lei nella sua testa vede, cioè lei vede quello che sta succedendo, ma non può fare niente. E le dispiace molto attaccare Harry e venire attaccata da Harry. Infatti nella visual novel viene detto che sia lei sia Harry, ok, hanno gli occhi pieni di lacrime, ok? Quindi ovviamente anche Harry non vuole uccidere Sibyl, ok? Però allo stesso momento se non ha il liquido rosso purtroppo dovrà farlo. Ok, adesso noi utilizzeremo il liquido rosso per salvarla, quindi allontanare il parassita, che come vi ho già detto il parassita è debole, viene scacciato con questo liquido rosso, la Glaupotis, che viene estratto da questa pianta White Claudia. Ora, qui magari uno viene in mente, ma come faccio a capire nel mio primo playthrough che devo utilizzare questo liquido rosso per salvare Sibyl in questa boss fight? In teoria, il giocatore dovrebbe capire di utilizzare il liquido rosso guardando gli occhi di Sibyl. Quindi gli occhi rossi di Sibyl che abbiamo visto nella cutscene dovrebbero ricordare al giocatore del liquido rosso e quindi utilizzare il liquido rosso. Ovviamente per farlo ci dobbiamo avvicinare e fare usa. Ma prima di usarlo voglio farvi vedere una cosa curiosa di questa parte di gioco, perché qua sarà possibile fare un piccolo glitch e skippare sin da subito, ok, tutta la zona, diciamo, del parco divertimenti, utilizzando il liquido rosso su un particolare larval stalker di questa zona. Io adesso vi mostro il video, perché non so fare il glitch, ma vi faccio vedere come dovrebbe funzionare il glitch. Ok, eccolo qua. Questo è il video. Guardate. Perdonate la qualità di questo video, ma è il migliore che sono riuscita a trovare, che durasse poco e facesse vedere solo quello. Ok, qua vedete, lui va da questo larval stalker, fa usa e poi succede questo. Sybil, Vabbè, wake up. si glitcha tutto, ma in teoria gli speedrunner fanno questo glitch, ok? La cutscene è glitchata ovviamente perché è un glitch, però noi vediamola bene, ok? Ecco. Ecco il parassita.
Sybil! Wake up! Snap out of it! Wake up. Sybil! Harry, what happened? Shh, don't talk. I'll take care of you. L'abbiamo salvata. Harry, why did they take your daughter? È importante, eh? Why her? Vabbè, I'm ve l'ho not già sure detto, myself. però. But, you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in. So in that case, There might be some connection between Cheryl and this town. so what do you do now? Cheryl is my daughter. I will save her no matter what. Eh no, se non lo salvate non dice queste cose. Ok, incontriamo Alessa. I figured you'd show. Hold it right there. I don't know who you are or what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. What? Qui usa uno degli altri suoi poteri, ovvero la telecinesi. Damn. Oh no. Però qui il Flauros viene attivato. Non vi ricordate a cosa serve il Flauros? A indebolire Alessa. Quindi adesso, purtroppo... Where's Cheryl? Give me back my daughter. We meet at last, Alessa. Ecco. Fregati. Dahlia Gillespie? Fregati. Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Mama? Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? Sei stata una I was peste. careless, thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Ovviamente ci ha Now usato. you're half indebted to this man for his help. Cheryl. What are you talking about? Alessa, my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. Everything is ready. Let's go home now. What's going on here? Adesso Dahlia ha catturato Alessa, no? Perché adesso Alessa è debole, perché il Flauros l'ha indebolita, e l'ha catturata. Adesso Dahlia la utilizzerà per i suoi... per il suo scopo.
Ok, qua ragazzi devo dire che c'è un piccolo problema con l'emulatore. Questa cutscene, adesso ci troviamo da Lisa Garland nell'Otherworld, solo che questa cutscene ragazzi dopo un po' si bugga alla fine e non ho trovato alcuna soluzione su come aggiustarla e quindi ho detto vabbè ve la lascio così perché tanto è solo la parte finale in cui praticamente Lisa scappa, quindi vabbè, non c'è fix, ho provato tutte le cose, non funziona. Harry. Lisa, Lisa. what happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. Stanze Nothing really disturbanti. unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Dove pensi di andare? Aspetta. Vabbè, qui scappa, poi la cutscene si bugga lì. Va bene. Mi spiace ragazzi, ma quella parte finale lì si bugga un attimo. Cosa molto importante che ci ha detto Lisa, andate a controllare sotto, io vi ho già detto lo scorso episodio, che se ve lo siete persi andatevelo a recuperare, ok, su YouTube, ma se siete qua su YouTube immagino che avete visto l'episodio precedente. Abbiamo visto che la scorsa live Lisa era dipendente dalla droga, ok, è stata dipendente dalla droga, in realtà per tutta la sua assistenza ad Alessa prendeva questa droga, le è stata somministrata dal signor Kaufman, la droga PTV, ok? Qui Lisa ovviamente lo sa chi è Alessa, cosa c'era nel seminterrato, la stanza era lì, tutto quello che abbiamo visto lei lo sa. Però perché qua fa finta, cioè non ricorda, non è che fa finta di non ricordare, che lei proprio non ricorda, perché in realtà i vuoti di memoria sono proprio uno degli effetti della droga, ok? Lei non ricorda, immagino, per la droga. Non credo lo faccia apposta a non ricordare o non voler dire a Harry cosa c'era là sotto. Semplicemente è uno degli effetti della droga. E adesso arriveremo all'ultima parte di gioco, che vedremo sarà il Nowhere, chiamato il Nulla. Vedremo perché si chiamerà il Nulla, perché in realtà è una zona che non esiste, la parte più profonda di Alessa. Vedremo che ci saranno una serie di stanze dell'ospedale, della scuola, però tutte alla rinfusa, non c'è un collegamento logico tra le stanze, è tutto parte della mente distorta, ok? Della memoria distorta, di quello che ha passato Alessa, ok? Guardate qua che bello questo corridoio, con la camera dietro il collo di Harry per mettere enfasi a quello che vedremo. I'm being summoned. What happened in this town? What could be making things like this? Chi potrebbe creare cose del genere? The elevator down. I'll find it. Capirò tutto. E adesso sì, capiremo tutto. Dato che vedremo che questo posto non esiste, non avremo una mappa, ok? A noi qua sembra di essere nell'ospedale, ma in realtà no, vedremo che le stanze sono casuali, ecco. Oh. Ecco, vediamo Alessa. Lo spirito di Alessa correre dentro questa stanza, che è chiusa. Sulla porta ci sono incise le lettere Faleg. Esploriamo tutte le stanze.
Ok. Ok, adesso vi ricordate la gabbietta per uccelli della scorsa puntata? Adesso c'è un suono associato a questa e c'è anche una chiave all'interno. La gabbia per uccelli è chiusa. Dentro c'è una chiave. Si sentono delle ali di un pennuto. In trappola. Sono le nurse. Qua vediamo che c'è un rubinetto. C'è una chiave nel rubinetto, ma come cavolo faccio a tirarla fuori? Ok, chiavi, chiavi, chiavi. Ok, qui c'è da esplorare. C'è un vecchio orologio, al suo centro c'è un foro quadrato. Le lancette di questo orologio sono una chiave. Non posso prenderlo per colpa del vetro. Qua ci troviamo, guardate, nel negozio di antiquariato, quindi vedete che non c'è un senso logico delle stanze in questo posto. Ok, qua ci servirà una piastra da inserire nell'orologio. No, non possiamo spaccarlo. Bloccata. Chiusa. Sulla porta ci sono incise le lettere Ophiel. Oh, è qui. Questa sarebbe la strada per andare al seminterrato. Ok, vi ricordate? Adesso ci porterà in un'aula di una scuola, la scuola elementare Midwich, con un banco al centro della stanza, da solo. Questo era il banco di Alessa. Vattene, ladra, crepa, vabbè, strega, ok. Quindi qua non c'è bisogno che vi aggiunga altro, sappiamo già cosa succedeva. Probabilmente la scuola è il punto più profondo di Alessa, perché abbiamo dovuto scendere anche delle scale. Una tra le sue memorie più brutte, ecco, quella della scuola. Ok. Vediamo che c'è una flebo, una barella, con 2 arnesi, un cacciavite e e una pinza. Ok. Adesso noi qui potremo utilizzare una pinza per tirare fuori la chiave. Pam. Chiave di Ophiel. In realtà adesso vedremo, ragazzi, che raccoglieremo una serie di chiavi del genere. Ok, in particolare in questa zona raccoglieremo la chiave Ophiel, Phaleg, Agit e poi c'è un'altra stanza con Betor e Aratron. Quindi 5 chiavi in totale. Tutte queste chiavi vedremo che derivano da uno dei 7 dei dell'Olimpo e questi dei venivano evocati durante la magia occulta. Ok? Ora io qua vi ritiro fuori la mia slide sui pianeti e i metalli perché ognuna di queste chiavi, ok, è associata ad un pianeta e quindi a un metallo, ok? Qua vi ricordo, se ve lo siete persi nel primo episodio, vi ho spiegato cos'è l'alchimia, cos'è questo schema, quindi se vi siete persi la spiegazione, ritornate al primo episodio, perché è importante, non rispiegherò di nuovo cos'è l'alchimia, perché ve l'ho ritirato fuori qua, perché adesso noi abbiamo raccolto la chiave Ophiel. Ophiel vedremo che sarà associato a Mercurio. Mercurio vedremo che in realtà è l'unico di questi pianeti ad essere androgino, ok? Quindi è già perfetto in teoria, ha già un equilibrio perfetto, ok? Una polarità perfetta, il giusto equilibrio tra polarità maschile e femminile. Vedremo che tra le altre chiavi che potremo raccogliere abbiamo la Agit, che è collegata allo spirito di Venere, quindi Venere è collegato al rame, ed è polarità femminile. Vedremo la chiave Phaleg collegata a Marte, quindi ferro maschio, quindi vedete qua, maschio e femmina. Androgeno è già perfetto, è già completo. Venere e Marte, maschio e femmina, quindi abbiamo l'unione perfetta. Ok, ve lo ricordate? E poi vedremo, ci sono altre 2 chiavi che raccoglieremo. Betor collegato a Giove, lo stagno, quindi maschio, polarità maschile, e Aratron, Saturno, collegato al piombo, quindi di nuovo maschio e femmina, ok? Quindi guardate come la scelta di questi dei, collegati a questi pianeti, siano tutti complementari. Si dice complementari, giusto? Perfettamente equilibrati. L'unione perfetta degli opposti. Ne abbiamo un androgino
e poi 2 che si completano l'un l'altro, maschio femmina, ok? Andiamo avanti. Questo era importante che lo notiate in realtà, perché non è casuale la scelta di questi. Ok, chiave Ophiel. Qua. Ah, qui abbiamo da completare un enigma, molto semplice in realtà. Bisogna inserire il numero di arti di ogni animale che vediamo. Tipo qua c'è il toro, c'ha 4 zampe. Questo è un centauro, ne ha 6. E infine qua i bambini che ballano, boh, 8. Così otteniamo la pietra del tempo. Questo lo andremo a mettere poi nell'orologio. Chiuso. 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 I nomi scritti sopra sono la lista delle persone che non tornano. Sì, allineate le teste, fate una fila di giovani e vecchi in ordine di età. Allora le porte si apriranno, aspettando la venuta dei pazzi. Con tumulti comincerà il baccanale della morte. Questa lastra in realtà ci spiega come risolvere questo enigma. Una lavagna. Qua ci sono una serie di nomi con dei numeri accanto che rappresentano la loro età. Quindi qui bisogna metterli in ordine di età da 18 a 60 e avremo che guardando ogni iniziale del nome potremmo inserire la parola alert. Attenzione. Qua vediamo delle scatole che contengono droga, ragazzi. Tutte queste scatole, vedete, contengono droga, perché adesso non è casuale quello che vedremo in quella stanza. Qui ci troviamo di nuovo nell'obitorio, ve lo ricordate, in cui nell'ospedale non c'era niente di che qua. Ma adesso possiamo raccogliere uno degli oggetti che ci servirà ad aprire la porta finale del gioco. L'amuleto di Salomone. Che adesso noi vedremo che per aprire la porta finale all'interno della stanza di Alessa ci serviranno 5 oggetti particolari. Questo è uno dei primi, l'amuleto di Salomone. Salomone è il nome del profeta biblico Salomone, ok? In particolare questa stella a 6 punte è nota anche come la stella di David. Questo amuleto è ciò che nella tradizione ebraica conferirà a Salomone il potere di comandare il soprannaturale e a parlare con gli animali. Allora, vi faccio notare come in inglese, perché in italiano non funziona così, però in inglese Salomone si dice Salomon ed è composto da 3 sillabe. Sal-o-mon. Se noi dividiamo queste 3 sillabe, sembra che la parola Salomone ricrei la frase sole e luna, sole e luna. Ritornando al discorso alchimia, unione degli opposti, bilanciamento, creazione dell'essere superiore, Sole e Luna sono opposti, di nuovo polarità maschile e polarità femminile. Comunque qualcosa di collegato al soprannaturale e alchemico, ok? Che ricorda un po' l'alchimia. Ok ragazzi, adesso... Harry, Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa, Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry?
Lisa? Questa, vabbè, è una delle cutscene più belle del gioco. Questa host, Not Tomorrow. Lisa qui ha scoperto di far parte di questo mondo. Lei era convinta di no, ok, aveva paura dei mostri e di tutto, ma in realtà lei stessa è un mostro, ok? Quindi cosa è successo? Lisa in realtà, sin da quando l'abbiamo incontrata, e vi ricordo che l'abbiamo sempre solo incontrata nell'Otherworld dell'ospedale, non è mai potuta uscire dall'ospedale, diceva sento come non posso uscire da qui e l'abbiamo solo trovata nell'Otherworld. Lisa è morta, lei era già morta quando siamo arrivati qua, quando l'abbiamo incontrata per la prima volta. Molto probabilmente non è confermato, ma molto probabilmente lei è morta di overdose di droga. Ok? Adesso leggeremo anche il suo diario, quindi io penso che appunto lei sia morta di overdose di droga e non si sia resa conto di essere morta, semplicemente immagino che si sia addormentata e sia morta e non se ne è resa conto. Si è ritrovata in questo mondo intrappolata. Vi faccio anche notare che adesso Harry ovviamente è scappato, ok, alla visione di Lisa, lui non poteva fare nulla. Lei fa parte di questo mondo e per quanto Harry, immagino che Harry dispiaccia, ok? Lui non poteva fare niente. In realtà si nota anche un po' che a lui dispiace di Lisa perché se notate, adesso il gioco ci fa uscire dalla stanza in cui c'era Lisa, però Harry non è rivolto verso l'esterno della porta, ma è rivolto verso la porta, ok? Come per dire Lisa mi dispiace, comunque come farci notare quanto effettivamente lui ci tenesse, ok? Cioè comunque si è dispiaciuto, ok? Quindi guarda la porta, lui tiene anche la porta chiusa perché per quanto lui magari voglia far qualcosa per Lisa, non può fare niente, quindi lui deve trovare sua figlia. È ingiusto quello che è successo a Lisa, Lisa vedremo che è un'altra vittima in realtà insieme ad Alessa, vittima appunto del dottor Kaufman e dell'ordine, ok, della droga, è diventata schiava della droga e tutto quello che ha vissuto, non si è nemmeno resa conto di quello che è successo, di cosa a lei è successo e adesso qua l'ha capito e ha accettato di far parte, purtroppo, di questo mondo. Adesso noi, rientrando nella stanza, ovviamente non c'è Lisa, ma possiamo leggere il suo diario che ci fa capire quello che vi ho detto comunque. Ho chiesto al dottore che mi togliesse dall'incarico, ovvero di occuparsi di Alessa, quella paziente è troppo strana. È ancora viva, ma la ferita non guarisce. Cioè qui in inglese sarebbe still alive but with wounds that won't heal. Quindi è ancora viva ma con ferite che non guariscono. Che è una frase veramente bellissima in inglese. Che secondo me può essere collegata sia ad Alessa che a Lisa. Ho detto al dottore che intendo lasciare il lavoro. Non voglio più mettere piede in questo ospedale. Qualcuno mi aiuti. Ovviamente lei non voleva occuparsene, ma è stata obbligata. La stanza è piena di insetti, anche sbarrando porte e finestre non fanno che entrare da tutte le parti, all'ospedale. Che schifo, ho voglia di vomitare, ma non riesco a farlo, ormai ho vomitato anche la bile. Dal rubinetto del bagno defluiscono sangue e pus, ho provato a chiuderlo, ma non ci riesco. Ho bisogno di droga. Qualcuno mi aiuti. Questo era il diario di Lisa, ovviamente, che chiedeva disperatamente aiuto, il suo ultimo grido di aiuto. Chissà come ricreano questa scena nel remake, ragazzi. Sono proprio curiosa di questa scena perché la cutscene di Lisa è incredibile. E un'altra cosa, per chi si fosse chiesto, ma Lisa fa parte dello staff dell'ospedale, no? E come vediamo negli Otherworld, tutti i membri dell'ospedale sono infetti dal parassita. Lisa è infetta dal parassita? Domanda. Lisa, sì. Al 99% per me è infetta dal parassita. Ma perché non vediamo un'escrescenza su di lei? Non vediamo gli effetti di questo parassita su di lei? Perché ragazzi, abbiamo visto con Sibyl che il parassita è debole alla Glaupotis. Lisa era dipendente dalla droga PTV che veniva estratta come la Glaupotis
dalla pianta White Claudia, ok? Quindi molto probabilmente la droga rallentava, diciamo, il controllo del parassita su Lisa, ok? Cioè Lisa immagino che fosse piena di droga, ok? Sì, probabilmente era dentro di lei, ma non riusciva a fare troppo effetto, comunque era molto rallentata la sua infezione perché la droga era fatta della stessa sostanza della Glaucotis, ok? La debolezza del parassita. Dato che qua non abbiamo la mappa, devo ricordare come si torna indietro. Era qua. Ok, prima abbiamo raccolto la lastra del tempo che possiamo mettere all'interno dell'orologio. Per piacere, Erminottaro. E dannazione. Chiave di Agit. Agit. Ok, adesso noi ci troviamo al primo piano. Teoria. Adesso possiamo andare al secondo. Qua ci troviamo nella gioielleria. Ok, del centro commerciale, vi ricordate? Qui potremo raccogliere l'anello del contratto e lo stemma di Mercurio. In particolare vi faccio vedere. Questo sarà uno dei 5 oggetti che dovremo utilizzare nella parte finale di gioco. Questo si chiama stemma di Mercurio. Il serpente nel simbolo di Mercurio significa alchimia. Questo bastone, lo stemma di Mercurio, vedremo che in realtà, sì, vabbè, Mercurio deriva dal messaggero romano Mercurio, però vedremo che in particolare questo stemma di Mercurio di Silent Hill 1 è la fusione tra il bastone di Mercurio, detto caduceo, ok, perché vedete che è solo un serpente, e il simbolo della medicina, detto il bastone di Asclepio. C'è un misto tra questi due, ok? Qua sono è una serie di simboli. Lasciami. Sono già persa. Mi sono già persa. Ah, qua vi ricordate che... Ok, c'era questa stanza con questa piastra. Adesso possiamo rimuoverla con il cacciavite. Però, una chiave. Elettricità scorre da questa chiave. Se la tocco rimango fulminato. Quindi prima dovremmo togliere la corrente, prima di raccoglierla. Signora! Scusi, si può togliere? Ok, eccola qua. Ok, ci mancava questa porta. Ok, qui raccoglieremo una macchina fotografica. Ok, adesso potremo andare al terzo piano. Oh! Spostati, 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 spostati! Liscio. Liscio! Adesso vedremo che andremo al terzo piano. Ok, al terzo piano vediamo lo spirito di Alessa che prega su questo altare. Ragazzi, ovviamente Alessa faceva parte dell'ordine, ok? Lei per tutta la vita è stata indottrinata dalla madre. Ovviamente la visione che ha Alessa del paradiso non è quella che ha Dahlia e il resto dei membri dell'ordine, anzi vedremo che Alessa in realtà ha sempre voluto un mondo senza distruzione, senza caos, ok? Dahlia invece non voleva proprio, lo chiama paradiso, ma è tutt'altro, ok? Quindi Alessa nel momento ovviamente in cui ha scoperto la vera visione della madre, si è rivoltata, cioè lei non voleva assecondare la madre perché si è resa conto che non era quello che voleva lei, che voleva Alessa, ok? Quindi ecco perché anche Alessa si ribellava alla madre, ok? Il nome Alessa, ragazzi, non è casuale anche perché Alessa in italiano significa protettrice. E si pensa che appunto Alessa sia la forma abbreviata di Alexandros e che quindi Alessa significhi protettrice degli uomini, ok? Anche il fatto del nome non casuale. Poi delle curiosità su Alessa che non vi ho detto.
Se vi interessa, l'aspetto di Alessa, questo suo outfit, potrebbe essere ispirato dal film The Legend of Hell House e dal personaggio medium Florence Tanner, e probabilmente anche ispirato da Carrie di Stephen King. Ok. Sembra un altare. Cosa stanno celebrando? Luce che conduce al futuro. Qua vediamo 2 quadri. A reference to Alice in Wonder. What? La luce che illumina le tenebre. Qua il gioco ci dice di utilizzare la luce, la fotocamera, per mostrare 2 combinazioni che dovremmo inserire nelle 2 porte a destra e a sinistra. Oh. Bastava che l'ordine fosse guidato da brave persone perché era un dio buono. Sì, però il dio che veneravano non era un dio buono. Ok, va bene, come sono segnati. Allora, qui dovremmo mettere quindi qua a destra questo. Comunque in questa parte finale di gioco praticamente vedremo delle cose che vi ho già spiegato, quindi delle riconferme di quello che vi ho già spiegato. Tipo adesso vediamo dei documenti che vi ho già spiegato, quindi non c'è bisogno che io aggiunga altro. C'è un segnalibro. White Claudia, quella pianta che vi ho già detto. Erba sempreverde che cresce vicino alle rive di laghi. Raggiunge l'altezza di 30-40 cm, foglie ovali con fiori bianchi. I semi contengono una sostanza allucinogena. Antichi manoscritti dicono che i semi venivano usati nelle cerimonie religiose per entrare in stato di trance. Sì, io ho detto che ovviamente la White Claudia, cioè la droga estratta da questa pianta, la usavano anche i membri dell'ordine, ok? Per i loro rituali. Oltre che darla a Lisa, darla ad Alessa, darla a tutta la città e estrarre la Glopotis. Lo stesso giornale. Indagini in difficoltà, spacciatori di PTV non ancora identificati. Questo giornale l'abbiamo letto all'Indian Runner, mi sembra. Comunque quella zona lì, ok, ve lo ricordate? Continuano le morti sospette. Dopo la morte del sindaco impegnato nel movimento antidroga, muore di collasso cardiaco di origini sconosciute anche uno degli investigatori. Ce ne sono altri, è molto vecchio. Incendio in centro città, 6 case divorate dalle fiamme. Il corpo carbonizzato di Alessa Gillespie, 7 anni, è ritrovato tra le macerie. Le cause dell'incendio sono sotto indagini. Qua ovviamente cosa è successo? Il rituale di Dalia su Alessa, ha preso fuoco. Corpo carbonizzato, cioè... Immaginate le condizioni, eh? Il referto dice che il fuoco è scaturito dalle fondamenta di casa Gillespie. Si pensa che le fiamme siano divampate a causa della rottura di una vecchia caldaia. Vabbè, ovviamente secondo le indagini si pensa che l'incendio sia stato alla caldaia, ma in realtà sappiamo che è stata Dalia col suo rituale. Ovviamente l'incendio è avvenuto a casa Gillespie. La data dell'incendio è la stessa di quando ho trovato Cheryl. Quando è stato fatto il rituale, Alessa ha diviso l'anima in 2 e la seconda parte di anima sarà incarnata in Cheryl, che hanno ritrovato Jodie e Harry. Di qua... Beh, qui poco da aggiungere, lo sapevamo già, giusto? Qui abbiamo semplicemente avuto un riassunto. E qui raccogliamo la chiave della gabbia per uccelli. Ok. Chiave della gabbia per uccelli. Chiave di Phaleg. Chiave di Phaleg. Ah, chiave di Phaleg era qua, dove è corsa la piccola Alessa. In realtà vedremo che lei è corsa nella sua stanza, che ci porterà alla parte finale di gioco. E qua abbiamo anche un nuovo nemico. Questi nemici fantasmi trasparenti sono gli Stalker, che sono la forma evoluta dei Larval Stalker. Però a differenza dei Larval Stalker, che sono innocui ed erano quelli buffi che cadevano a terra, ok? E rappresentavano Alessa prima della sua ira, gli Stalker invece sono la versione evoluta. Vedremo che sono anche questi invisibili, come i Larval. La texture è esattamente quella dei Grey Child, quindi sì, quelli nordamericani, che ora qui dite, boh, ma non li erano censurati.
Allora, o non sono arrivati fino qui nel gioco quelli che hanno fatto ste censure, o hanno detto vabbè chi se ne frega, sono invisibili, quindi non si vedono proprio bene. Però sappiate che sono esattamente i Grey Child, ma trasparenti, fantasmini. Ora, cosa rappresentano gli Stalker? Rappresentano, diciamo, l'evoluzione di Alessa. Sono molto aggressivi, ci attaccano, questi qua vedete con un coltello in mano, quindi potrebbero rappresentare il momento in cui Alessa si è resa conto di tutto, si è data forza e ha scatenato la sua ira. Quindi da essere innocente, bullizzata, lasciata da sola, è diventata molto forte, ok? Questi nemici li troviamo solo nel nowhere. Oh, oh. Questa è la cucina. Nella cucina possiamo raccogliere il pugnale di Melchiorre. Il vecchio pugnale porta il nome del re Maggio. Melchiorre era uno dei 3 re magi, ok? Che hanno portato un dono a Gesù. E in particolare Melchiorre, sapete che dono ha portato? L'oro. Ha dato in dono il... No, l'oro, ragazzi, l'oro. Quindi di nuovo ritorna l'oro, di nuovo alchimia. In particolare, vabbè, per quanto riguarda i re magi, durante l'era di Gesù c'era come re il re Erode. Il re Erode che in realtà voleva trovare Gesù perché ovviamente aveva paura che questo prendeva il suo posto, ok? Quindi il re Erode a questi re magi dice: ragazzi, ditemi dov'è Gesù, ok? Non gli faccio niente, non gli faccio niente. E Gesù, cioè Dio, appare in sogno ai 3 re magi e dite: ragazzi, non dite niente a Erode perché succederà qualcosa di brutto. Cioè, lui vuole uccidere Gesù, ok? Quindi i re magi obbediscono a Dio, quindi vanno da Gesù, gli danno i doni e non dicono a re Erode dove si trova Gesù. Il re Erode però vedremo che metterà in atto la strage degli innocenti, quindi ucciderà tutti i neonati maschi della città. Qui cosa rappresenta il pugnale di Melchiorre? Vabbè, il fatto è che il re maggio Melchiorre porta in dono l'oro a Gesù, quindi di nuovo simbolo alchemico, sempre lì siamo. Però qua è importante perché il pugnale di Melchiorre, ok, in realtà adesso prima di andarcene dovremo inserire a questa catena nel frigo, dovremo inserire l'anello del contratto. L'anello del contratto è un contratto di eternità tra maschio e femmina. Abbiamo polarità maschile e femminile, sempre lì l'unione degli opposti. E nel contratto in realtà potrebbe anche simboleggiare il patto spirituale tra Dio e l'uomo. In questo caso i re magi e Dio, e Gesù e Dio, vabbè, Gesù e Dio, ok? Sempre quello è. Allora, il fatto che l'anello e il pugnale siano nello stesso punto, vabbè, perché si parla di re magi, però voglio farvi anche notare come, secondo me, il pugnale di Melchiorre rappresenti 2 scelte. Nella storia di Gesù rappresenta il fatto che, diciamo, la storia era in mano ai re magi, ok? I re magi potevano influenzare il corso della storia in base a se dire a Erode dove si trova Gesù o no, ok? Quindi se l'avesse detto non avremmo avuto Gesù e tutte queste robe qui. E qui ci vedo un po' una somiglianza con la storia di Harry. Anche la storia di Harry si può vedere nello stesso modo, cioè lui ha 2 scelte, ok? Fermare il dio dell'ordine e salvare sua figlia, oppure no, ok? Quindi sia nelle mani dei re magi era in mano la storia, sia a Harry è in mano la sua di storia, la storia anche in realtà del mondo che lo circonda, perché vedremo che sempre in Silent Hill 1, diciamo, far nascere questo dio ovviamente influenzerà tutto il mondo. Lo vedo anche così, ok? Pugnale di Melchiorre, anche ad Harry è collegato. La storia può cambiare, dipende da Harry, ok? L'area del contratto, invece, per esempio, il collegamento con i re magi è il fatto che loro avessero un contratto divino tra i re magi, l'uomo e Dio, e se si fosse rotto questo contratto divino, anche lì la storia ovviamente sarebbe cambiata, ok? Sempre lì il punto è. Noi per andare avanti dovremmo inserire questo anello del contratto per unire le catene e non far uscire il mostro da questo frigo. Però se non lo fate, quindi dite, vabbè, ho preso il pugnale di Melchiorre, ce ne andiamo? Che succede?
che veniamo uccisi dal mostro dentro il frigo. Non è sempre consigliabile affrontare il nemico di fronte ad Harry, piuttosto che precare pallottone, eh? Vabbè, mettiamo l'anello. Anello del contratto. Vi faccio notare di nuovo quanto sia importante in questo gioco sempre questa alchimia, quest'unione degli opposti, questa creazione dell'essere superiore. Vedremo il boss finale, ci sarà Dio ovviamente, l'essere superiore. Questa è la stanza, la soffitta della casa Gillespie, in cui, vabbè, Alessa si ritrovava a piangere molto spesso, poverina. Guardate, qua è tutto scarabocchiato, ovviamente le mura sono piene di scarabocchi. Vedete, ci sembrano essere tantissimi occhi, appunto, che lei si sentiva osservata, controllata, sempre quello il concetto. Poi qui c'è tipo una specie di, guardate, c'è una specie di farfalla, una specie. In realtà può anche essere visto come l'incubus. Sui muri in realtà potremmo anche leggere delle scritte tipo help, no, non so se riuscite a leggerlo. Sotto l'occhio che ho davanti c'è scritto help. Si può anche leggere kill, guardate qua, kill. Quindi qua ovviamente rappresenta tutto lo stato mentale di Alessa, ok? Quanto nella sua testa ci fosse una confusione di cose, di idee, una ricerca di aiuto, ma allo stesso tempo una sua furia omicida nel vendicarsi delle persone che l'hanno voltato le spalle, capito? Tutte queste cose qui. Qui potremo raccogliere un altro oggetto da inserire nella porta finale, l'Ankh. L'Ankh, che ragazzi, è un oggetto d'oro, talismano ellittico con una croce dentro. Sia il nome che la forma derivano da un geroglifico egizio, ok? E cosa rappresenta? La vita eterna, ok? Quindi qui per ora abbiamo 3 oggetti, qua 4, vedete? Collegati alla storia, mitologia, sovrannaturale, alchimia. Ci manca l'ultimo oggetto. Qua possiamo raccogliere una confezione di caramelle, al cui interno c'è una chiave che... non lo so. Non so se nel remake lasciano questa roba. Chiave di Betor. E qui ragazzi c'è un videoregistratore vecchio ma utilizzabile. Nel nowhere adesso ne potremo ascoltare la videocassetta completa. Vi ricordate che l'abbiamo ascoltata nell'Otherworld dell'ospedale questa qui, ma era confusa, cioè non si sentiva tutto quello che veniva detto. Qui adesso potremo ascoltarla completa. Ed è Lisa ovviamente l'ha Still had fatto. an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. Perdonami, non l'ha detto, ma vabbè. Probabilmente questa videocassetta, vabbè, l'ha registrata Lisa, lo sappiamo, perché abbiamo visto lei nella videocassetta, quindi qua viene detto ciò che succede a Alessa, come si chiede, come fa a rimanere in vita, ve l'ho spiegato il perché. Qua si pensa, cioè io penso che Alessa abbia ascoltato Lisa dire queste cose, il motivo per il quale nell'Otherworld si possono ascoltare queste parole. Immagino che se non le avessi ascoltate non avremmo potuto noi stessi vedere e sentire questa videocassetta, no? Secondo me Lisa ha registrato questa videocassetta nella stanza accanto a quella di Alessa, quindi Alessa ovviamente ha sentito. Io non penso che Alessa odi Lisa, ok, come gli altri membri o la madre.
Però sicuramente ha voluto punirla, in un certo senso, tenerla nei suoi Otherworld, nei suoi mondi, perché comunque alla fine Lisa non voleva stare con lei, ok? Giustamente Lisa diceva queste cose perché era una cosa traumatizzante, però immagino che per Alessa facesse male sentire queste cose, capito? Quindi io penso che questo è un po' il motivo per il quale Lisa si trova qui, ok? Però non è che la odia, però ripeto, c'è rimasta molto male. Lisa era l'unica che si occupava, ovviamente obbligata, di Alessa, e forse per Alessa diceva, vabbè dai, è l'unica che si preoccupa per me, non sapeva che era stata obbligata, però una volta che poi ha sentito le sue parole, queste parole qui, si è sentita, diciamo, tradita. Cioè, immagino che l'avesse vista così, ecco. Abbiamo raccolto chiave di Betor. Ok, chiave di Betor. Adesso possiamo togliere la corrente, andare a prendere la chiave dove c'era il filo elettrico. Aratron. Ok, qua ci manca l'ultima chiave, Aratron. Questa è la stanza di Alessa. Qui dovremmo inserire i 5 elementi per aprire la porta finale di gioco. Vedete la stanza di Alessa, si vede il suo grembiulino, i suoi disegni, lo sketchbook. Qui ha disegnato anche l'alieno di The Sims. Vedete qua aveva degli esemplari di farfalle. Vedremo che Alessa avrà anche delle bambole. Questo mi sa che lo vedremo meglio in Silent Hill 3, proprio ha 2 bambole in particolare. Una si chiamava Scarlet. È curioso perché in Silent Hill Homecoming c'è una boss fight di una marionetta gigante, che però non c'entra con Alessa, però si chiama Scarlet, probabilmente riferimento a quello. Qua le sue carte da gioco, vedete? Le carte da gioco per terra. Niente di strano. Ora devo ricordarmi dove stava la roba con l'elettricità. Dimmi che la cerca qua. Ah! Sì! Qua c'è l'ultima chiave. Chiave di Aratron. Voilà! Chiave di Aratron. Sentite bene questa cutscene, ragazzi. Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. E invece... But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Qua abbiamo avuto una cutscene, un dialogo tra Michael Kaufman, Dahlia e 2 dottori. Allora, curiosità, vabbè, qui ovviamente ci ho detto cose che io vi ho già spiegato, quindi qui è abbastanza chiaro, no? I 2 dottori sono doppiati, uno dal doppiatore di Harry Mason, che si chiama Michael Ginn, il secondo dottore, quello che parlava in modo un po' più strano, after sauce. Si pensa essere, cioè molto probabilmente, è uno dei membri del Team Silent, quello che sapeva meglio l'inglese del team, ovvero Harry Inaba. E niente, curiosità, l'ha doppiato uno dei membri del Team Silent per doppiare un dottore singolo, ha detto sì dai, fai tu. Ok. Qui potremmo raccogliere l'ultimo pezzo che ci serve per aprire la porta finale del gioco, il disco di Uroboros.
che Uroboros, vabbè, lo conosciamo già, no? Uroboros è il simbolo di un serpente che si mangia la propria coda, quindi simbolo di eternità, il ciclo infinito, no? Morte e rinascita. Oura vuol dire coda e boros, mangiare. Questo simbolo vedremo in particolare, perché sembrava che stesse facendo il sorriso così, Harry, vabbè. Il disco di Ouroboros, in particolare, è diffuso sia nella mitologia, nell'occulto e nell'alchimia. Che poi secondo me Ouroboros sta anche un po' a rappresentare, secondo me, che il gioco inizia come finisce. Cioè inizia con Cheryl e Harry e finisce con Cheryl e Harry, quindi... Ora, per aprire la porta finale del gioco dobbiamo mettere l'amuleto di Solomone, simbolo di nuovo alchemico legato al sovrannaturale. Lo stemma di Mercurio legato alla salute e anche questo all'immortalità. Anche immortalità ed è fatto d'oro. Il pugnale di Melchiorre, di nuovo il re Maggio che ha dato l'oro a Dio ed è anche legato a Dio. Il disco di Ouroboros, eternità. Ora io qua lo vedo come una crafting table, dobbiamo mettere insieme questi pezzi. Tu, mio signore, siamo nelle tue mani, proteggi i nostri spiriti, evoca i 5 riti, o padrone del nostro destino. Messo come una crafting table, devo mettere tutti i pezzi per evocare il dio finale, no? Forse questi servivano anche da protezione, forse, per Alessa, questi simboli. Comunque, l'elemento principale, vedremo? L'alchimia, ripeto, l'ultima cosa, cioè lo ricordo che l'alchimia, ok? La creazione dell'essere superiore. Gli alchimisti vogliono creare questo essere superiore che era il dio, il rebis, ok? La perfetta unione dei due opposti, no? E non è una causalità che adesso noi stiamo entrando nella porta finale del gioco in cui affronteremo il dio, ok? Quindi è come se lo stiamo praticamente evocando, stiamo arrivando, sì, a ricreare l'essere superiore, l'oro, sempre queste cose qui, ok? È sempre quello. No! No! I don't want to! Do what Mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No! I don't want to do it. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Manipolatrice. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Solo noi due. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? E quindi lei qua metterà in atto il rituale, quello che le dà fuoco. Che brutta sta scena, madonna. Dalia che chiaramente lì è interessa solo a far nascere il dio e Alessa vuole solo l'affetto di una madre, però chiaramente per Dalia Alessa è solo un oggetto, solo un mezzo per arrivare al suo obiettivo, non sente alcun affetto, Qua ci troviamo all'interno di casa Gillespie comunque, questa è la casa Gillespie, dove appunto è nato l'incendio, è divampato l'incendio. Qui possiamo vedere dei quadri, ragazzi, dei quadri che non è molto chiaro ciò che rappresentano. Uno, un cadavere, una specie di uomo in croce in una gabbia, e qua forse delle candele, un rituale. E quindi adesso scendiamo giù, di nuovo nella parte profonda. I was shocked to realize the talisman of Metatron was being used. In spite of
soul returning at last. Ok, scusate, questa cutscene mi sa che interromperò un po'. Però, allora, qui adesso guardate, abbiamo Alessa a terra senza potere, quindi sotto il controllo di Dahlia. Alessa adesso lì ha l'anima completa, no? Quindi adesso Cheryl e Alessa sono complete, ok? Sono là dentro di lei. Quello che vediamo sulla sedia a rotelle invece è il corpo di Alessa, cioè quella in ginocchio è l'anima, quello seduto sulla sedia a rotelle è il corpo di Alessa, ok? Carbonizzato. Just a little longer and all would have Qua c'è Sibyl ovviamente perché l'abbiamo salvata all'amusement park. been for naught. It's all because of that man. We must be thankful to him. Even though Alessa has been stopped, È stata fermata. the girl has to go. What a pity. Freeze! What in the devil's name? C'è la barriera. Incantesimo. Ovviamente qua Dahlia ha preso Dahlia. parte dei poteri di Alessa. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Sei l'unico che lo pensa. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. E lei lo dice come se fosse... Alessa boh. has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, Lui il dio. waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise, my daughter will be the mother of God. Alessa. Quit screwing around. Qui, dato che abbiamo salvato Kaufman, arriva Kaufman. Ok. Return things to how they were before. Kaufman! Did I ask for this? Nobody uses me. You won't get away with this. Your role is over. We don't need you anymore. What do you think you can accomplish by coming here? My, aren't we getting cocky? Bet you can't see this and keep it cool. La fialetta di Aglaopotis. I thought I got rid of that! All I had to do was plant it somewhere for you to find. You all, well, kept me busy. Ha! You're easy. And there's more where this came from. Stop it! Ora ragazzi vedremo la scena al rallentatore più lenta della storia.
Guardiamolo bene. Nel caso ve lo perdete, non vi perdete questa scena, ragazzi. Non ve la perdete che è veloce. Huh? What the? Oh oh. Ok, nel nostro finale, nel nostro Good Ending Plus, affronteremo l'Incubus. In base a quello che farete nel gioco, quindi salvare Sibyl o no, salvare Kaufman o no, avrete 2 boss fight diverse da affrontare. Se fate il finale cattivo e cattivo plus, che vedremo dopo quali sono i requisiti, vedremo meglio quali sono tutti i finali, avremo da affrontare l'Incubator, quello sulla destra, ok? L'Incubator in realtà, come avete visto, è comparso anche nel nostro finale, il Good, perché effettivamente l'Incubator compare in tutti i finali, ma la si affronterà solo nel Bad e nel Bad Plus. Ora, prima di arrivare a spiegare il nostro Incubus, spieghiamo l'Incubator. In realtà vedremo che sarà la versione adulta, esattamente una Alessa 21enne, ok? Quindi con l'unione di Alessa 14enne e Cheryl di 7 anni, quindi 21 anni. Questa sarà la versione di Alessa più pura, ok? Una visione celestiale di Alessa, infatti è anche avvolta da questo raggio di luce, indossa delle vesti bianche immacolate e si chiama Incubator perché lei ovviamente è un'incubatrice, serve da incubatrice, deriva da quello, cioè il macchinario che tiene all'interno un bambino prematuro, in questo caso il bambino di questo incubator è l'Incubus, il dio dell'ordine. Perché è rappresentato così, questa visione celestiale, questa Alessa santa praticamente? Probabilmente rappresenta come si vede Alessa. Dovremmo comunque affrontarla, non è proprio Alessa, ok? È comunque un mostro, c'è da dirlo. Quello sulla sinistra invece vedremo che è l'Incubus, quello che in realtà dovremmo affrontare noi. L'Incubus sarà affrontabile solo nel finale buono e buono plus, good e good plus, ok? Noi stiamo facendo il finale good plus, quindi stiamo affrontando questo. L'Incubus adesso ne abbiamo visto che esce dall'incubator, ok? Abbiamo visto Kaufman che tira addosso all'incubator una fialetta di Aglaopotis, che è la sostanza che serve a allontanare le forze del male, il male, però non si sa esattamente se il dio dell'ordine doveva avere questa forma, ok? Perché molto probabilmente in realtà è nato prematuro, abbiamo visto che è uscito da Alessa in modo non naturale, ok? Perché le è stato buttato addosso la Glaofotis, ok? Che quindi ha forzato la sua nascita. Molto probabilmente, comunque, ritorno al discorso di quando vi ho spiegato che il dio in realtà non ha una sola forma nell'ordine, ma sembra che ognuno abbia la propria visione di quello che è il dio dell'ordine. Ecco, molto probabilmente questo che vediamo, Incubus, è in realtà come vedeva il dio Dahlia, ok? Nella sua visione. L'Incubus vedremo che è basato sull'immagine di Baphomet. Baphomet vedremo che è stato creato dall'occultista Eliphas Levi. Baphomet vedremo che è una divinità che veneravano i Templari prima che venissero cacciati dalla Chiesa Cattolica ed era conosciuto come il dio della fertilità nella religione pagana. Nella religione cattolica cristiana, invece, Baphomet era l'immagine di Satana.
Ora, vediamo la sua forma. Allora, noi vediamo che ha una testa di un caprone, di un toro, ok? Non sembra avere gli occhi, ha un pizzetto nero, ha delle corna molto lunghe. Vediamo che ha un corpo umanoide con un seno, ha degli zoccoli al posto dei piedi, ha tipo degli artigli, ok, sulle dita. E vediamo che gli manca la parte del ventre, ok? Come se fosse marcito, ok? Probabilmente perché è nato in una forma prematura, ok? È stata forzata la sua espulsione da Alessa. Vediamo inoltre che ha 2 ali piumate, giganti. Sulle ali vedremo che davanti e dietro c'è una scritta, non so se la vedete bene. Sembra che ci sia scritto Saroa. Secondo Masahiro Ito sono dei simboli greci, oddio, greci, dei simboli greci, ma il significato è sconosciuto, non è spiegato cosa significhi. Anche sulle braccia ha una frase, ok, altri simboli greci, e anche queste non hanno un significato, quindi non lo so, non c'è una spiegazione alle frasi che ha scritte addosso. Vabbè, ovviamente io ve l'ho già detto, ve lo ripeto, che l'Otherworld, tutti i mondi che abbiamo visto adesso in Silent Hill, oltre a essere influenzati da Alessa, erano anche influenzati da questo, dall'Incubus. Nella mitologia, l'Incubus vedremo che sarà la controparte maschile del Succubus. Quindi l'Incubus era un demone che seduceva le donne nei loro incubi. Curiosità sulla boss fight finale, sia Incubator che Incubus. Se voi arrivate in questa parte di gioco senza munizioni, entrati nell'arena, aspettate un po' di minuti e la boss fight finisce in automatico, ok? Se siete senza munizioni. Però attenzione che non dovete avere l'Hyper Blaster, che sarà una delle armi sbloccabili, e non dovete raccogliere munizioni fucile per questo glitch, ok? Adesso vedremo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Guardate, lui ci attaccherà con dei fulmini, ok? Molto probabilmente questi fulmini sono ispirati da una parte del Vangelo, della Bibbia, in particolare del Vangelo di Luca 10:18, in cui dice: vedevo Satana cadere dal cielo come un fulmine. Comunque c'è sempre il discorso che è un'entità demoniaca, non è un dio benevolo, e qua è venuto a distruggere tutto, causare il caos, ok? Abbiamo anche visto che ha ucciso Dahlia. Vi faccio anche notare come l'arena è molto simile in realtà all'arena dello Split Head nella scuola elementare Midwich ed è ovviamente circondata da sigilli di Metatron. Ultima curiosità, ragazzi, questa host che sentite in sottofondo si chiama My Heaven ed è il mio paradiso. Aia. Aia! Questo è il mio paradiso. Sì, qua è uccide il dio. What? Fanno malissimo i fulmini qua. Oh, mira bene! Urlo femminile. Cheryl. Ecco, qui è ritornata Alessa. Questo è lo spirito di Alessa. L'abbiamo liberata. Bene,
piangere. Per ringraziarci ci ha dato un'altra neonata. Vedremo che sarà Heather. Quindi ovviamente, avendo ucciso l'Incubus, abbiamo anche liberato Alessa dai suoi mondi. Quindi Otherworld e Forward li abbiamo distrutti. Sybil anche si salva. Con noi. E Kaufman si salva. Eh no, non ti meriti, non se lo merita. Lisa se lo porta con sé. Corriamo verso la luce, contro la salvezza. Mi dispiace molto. Ecco perché Alessia è definita protettrice degli uomini. GG! Ok, non è ancora finita la lore run. Ok, ci sono ancora delle cose che dobbiamo vedere. Ragazzi, nel frattempo che scorrono i crediti devo andare un attimo in bagno. Arrivo subitissimo. I Bluebirds. Ah già, qui hanno chiuso come fanno gli attori del teatro, così escono dal personaggio. Ragazzi, era una recita, era tutto finto. Ah! Tutto addosso, me lo sono buttato, va bene. Allora, andiamo a rivederci un attimo i finali. Intanto, le condizioni per fare i finali. Bad ending, vedremo. Questo finale lo si farà se non si salva Kaufman e non si salva Sybil.
Quindi Daddy. qui abbiamo affrontato l'Incubator Thank you, e Daddy. non Incubus. Goodbye. Grazie papà. Addio. E sparisce. Cheryl? Però qui B. Can't leave like this. non puoi andartene This così, can't non be ci happening. credo. Non può Cheryl? succedere. Cheryl. Cheryl! La host esperandote. Ovvero in spagnolo. Aspettandoti. Dopo i crediti vediamo una cutscene. Questo finale è veramente triste. Dopo i crediti finali si vede Harry morto nell'incidente iniziale del gioco. Finale cattivo plus invece lo otteniamo salvando Sybil, ma non salvando Kaufman. Vabbè, c'è scritto. Anche qua abbiamo affrontato l'Incubator e non l'Incubus. Daddy. Cheryl! Papà. Cheryl. Thank you, Daddy. Goodbye. Grazie papà. Addio. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl? Cheryl! In questo finale abbiamo la canzone She, lei. Abbiamo una scena post crediti, una scena diversa di post crediti però. In cui però Sybil... Harry, Go. vai. Beh, però dovevate farlo tornare in sé. Good ending invece si fa salvando Kaufman, ma non salvando Sybil. Qui abbiamo affrontato l'Incubus. Daddy. Quindi qua ci viene data una neonata. Ovviamente in simbolo di ringraziamento per aver liberato Alessa. Kaufman non si salva mai, ovviamente.
Io ripeto quanto siano bellissime ste cutscene. Ok, qui corriamo fuori, però senza Sybil rispetto al finale che abbiamo fatto noi. Questa host invece si chiama Tears of. Lacrime di. Scena post crediti è questa. Lui che guarda il cielo. Good ending. L'abbiamo fatto noi. E poi c'è l'UFO ending. L'UFO ending si può fare dopo aver finito il gioco una volta. Ok, si può ottenere la Channeling Stone, quindi quella, la pietra blu. Bisogna utilizzare la gemma poi sul tetto dello scroll elementare, nella versione Otherworld. Nel cortile dell'ospedale Otherworld, prima di battere il Float Stinger. Nel parcheggio del motel Normans. Nella cabina della barca nel molo dove ho parlato con Dahlia e Sybil. E infine sopra il faro. Ok, e lì si sbloccherà questo finale. Cosa? Quella luce. Che lentezza. Sorry. Scusate, Let me ask you, have you seen a little avete girl visto wearing una a ragazza qui in black giro? hair? No. Sa di no. Addio Harry. Si sono divertiti a fare questo finale. Si sono divertiti molto a fare questo finale. Allora, ragazzi, finale canonico, finale non canonico. Qual è il finale canonico tra questi? Su internet vedo che le persone dicono che il finale canonico di Silent Hill 1 sia il finale good, quindi non good plus. Perché dicono che in teoria Sybil muore a Silent Hill. Questo è confermato dal fatto che in Silent Hill Homecoming, in particolare, si parla del fatto che lei non è mai tornata da Silent Hill. E quindi le persone dicono che questo sia il finale canonico, ok? Il good ending sia quello canonico. Allora, io non lo so, cioè, allora, io non penso che ci sia un unico finale canonico. Cioè, secondo me il good plus e il good sono entrambi canonici. Non sono canonici il bad e il bad plus perché sappiamo che in Silent Hill 3 c'è Heather, quindi per forza Alessa dà la neonata a Harry, ok? Oh, ragazzi, che succede a Sybil? In Homecoming viene detto che lei non torna più, però questo dipende dal fatto se volete credere a ciò che viene detto in Homecoming, perché Homecoming non è fatto dal Team Silent, quindi vedo persone online che dicono ma io onestamente Homecoming non lo conto perché non è del Team Silent, quindi non è valido ciò che viene detto. Sì, Ito mi sembra che ha detto in un tweet, sì, mi sembra che Sybil muore, però mi sembra che non è valido, ok? Silent Hill 1 non l'ha fatto solo Masahiro Ito, quindi in questo caso non è una fonte troppo attendibile in questo caso. Io onestamente credo che sia il finale good che il good plus siano canonici. Può darsi che Sybil sia morta a Silent Hill, non sia mai tornata, dopo che si è schiantata con la motocicletta sia magari morta, oppure nel good plus semplicemente Sybil si salva e poi cambia vita. Non si sa più niente di lei perché lei non vuole più immischiarsi in questa cosa, magari è rimasta traumatizzata o che ne so, quindi io la lascio un po' aperta questa cosa, in base alla vostra visione. Cosa ne pensate voi?
Su YouTube potete mettere un commento se volete, adesso in chat cosa ne pensate voi. Poi il fatto che rimanga in vita o meno non cambia niente perché appunto lei non la vediamo comunque più, quindi credo sarà forse compito del Bloober Team fare qualcosa, ampliare questa cosa, darci un hint in più? Boh. Comunque sì, uno prima ha detto il finale bad, nonostante non sia canonico, però la scena dopo i crediti, in cui si vede Harry morto nella sua automobile, conferma la teoria del fatto che i mondi di Alessa avvengono all'interno della coscienza. È vero, però è anche vero che purtroppo quel finale non è canonico, però sì, quello lì in teoria un po' va a rafforzare la teoria. Ok, andiamo avanti. Allora, quello che abbiamo messo qua è il sesto finale di Silent Hill 1, chiamato Ambulance Ending, il finale ambulanza. Ve lo voglio inserire perché lo trovo molto interessante. Viene chiamato finale ambulanza, ma è una leggenda metropolitana, ok? È una leggenda metropolitana nata ovviamente dopo l'uscita del gioco, quindi 1999, anni in cui non c'era ancora internet, non è che veniva ancora usato. Era nata questa credenza tra i giocatori che dicevano che in Silent Hill 1 era possibile ottenere un finale segreto con questa ambulanza. Ecco, in particolare, vi faccio scorrere questo video che è un fan made però. In particolare dicevano che una volta finito il gioco in modalità difficile, con almeno un punteggio di 9 stelle su 10, sbloccavi 2 oggetti nuovi che potevi raccogliere alla scuola elementare. Il glucosio e una bottiglia di acqua distillata, ok? Oggetti che ovviamente prima non potevi raccogliere. Con questi 2 oggetti si poteva creare un esplosivo che permetteva di rivelare la strada dove c'è il cancello di fronte all'ospedale Alchemilla. Potevi poi ottenere la tanica di benzina che potevi utilizzare sul motore della stazione di servizio. Il motore poi dovevi inserirlo nell'ambulanza abbandonata dell'ospedale e Harry, che in questo finale poteva scatenarsi per tutta la città con questa ambulanza, guidare in giro, così girovagare per la città, così. A quanto pare in molti credevano in questa cosa, infatti immagino che molti giocatori dell'epoca ci hanno provato. Ragazzi, probabilmente questa credenza è nata, derivata, secondo me, anche da un'altra credenza sempre di quegli anni, da un'altra leggenda metropolitana di quegli anni, ovvero il Resident Akuma si chiamava, cioè su una rivista, mi sembra PlayStation Magazine o roba del genere, delle persone per il 1 aprile si sono messi a dire che in Resident Evil 2 potevi sbloccare Akuma come personaggio segreto giocabile se facevi determinate cose. Ovviamente era una bufala pure questa, però immagino che questo finale ambulanza derivasse anche, o comunque fosse ispirato anche da quest'altra credenza. Io ve l'ho citato perché secondo me è una cosa molto interessante, e poi secondo me sarebbe figo se Bloober Team nel remake di Silent Hill 1 citasse questa cosa, o mettere un easter egg di questa cosa, o qualcosa del genere, perché, non lo so, farebbe ridere. Perché ripeto che tra i fan di Silent Hill è molto conosciuto questo finale. Guardate qua, lì nel video, questo fan made ovviamente, l'ambulanza di Silent Hill 4, beh, e poi guidi per tutta la città. Realistico. Allora, una volta finito il gioco, vediamo un po' di armi sbloccabili. Allora, in realtà una volta finito il gioco vi faccio vedere che sblocchiamo un menu segreto. È possibile sbloccare un menu segreto, questo qua, in cui possiamo scegliere varie robe, tipo il colore del sangue, la view control, l'automira, quindi un menu extra, e delle armi, che adesso vediamo un po' alla veloce. 2 di queste armi richiedono la tanica di benzina, la motosega e il trapano, tipo. Questa tanica di benzina si può trovare nella stazione di servizio Shell, S tra parentesi perché in Silent Hill vediamo che si chiama Hell, cioè la S tagliata, in un nuovo salvataggio. Quindi vedete qua, vicino alla chiesa dei Balcani, dopo essere stati da Dalia. Si può entrare qua e prendere la tanica di benzina.
Una volta ottenuto questo, puoi scegliere se inserire la benzina nella motosega che si trova nel Cut-Rite Chainsaws. Oppure inserirlo nella, sì, la trivella, localizzata sul ponte di comando, dove c'è il controllo del ponte, levatoio, ecco. Del ponte, vabbè, quello lì che si alza, bassa. Ok, quindi abbiamo la motosega, ecco qua, in questo negozio di motosega si può raccogliere la motosega. Ok, beh, si usa così. Invece la trivella si trova qua all'interno. Io non li ho mai usati. Si può sbloccare un'altra arma dopo aver finito il gioco, la katana. Il giocatore deve ottenere il finale Bad o Bad Plus e Good o Good Plus, in modo che esca la katana. Questa katana comparirà in una delle stanze bloccate nella casa della cuccia del cane, ecco. E tutte queste armi extra non le ho mai utilizzate. Dovremmo fare un gameplay in cui le utilizzo. Che bello. Che bello che ci sono anche delle stanze extra con le armi. Guarda lì, proprio sullo stand. Nice, guarda come la tiene. Minchia, ma è fortissima. Minchia. E poi l'Hyper Blaster. L'Hyper Blaster è sbloccata se si ottiene il finale UFO in un nuovo, ovviamente, New Game Plus, o se viene inserita una Light Gun Konami Justifier nella console PlayStation. Il potere dell'Hyper Blaster dipende sul rank del giocatore alla fine del loro ultimo playthrough. 79 su 100, quindi meno di 8 stelle grosse, ti darà la Hyper Blaster rossa. 80 su 10 ti farà ottenere quella gialla e un 100 su 100 quella verde. Un'icona apparirà accanto al punto di salvataggio se il giocatore ha ottenuto quella gialla o verde. Ah sì? Ah, così, che figo Hyper Blaster. E come spara? Ah sì, è tipo Leon Kennedy. C'ha tipo il mirino, ecco, colorato, in base al livello dell'arma. Wow! Ok, prima di chiudere facciamo un gioco che c'entra ovviamente con la lore run. Allora io nella lore run potevo spiegarvele semplicemente durante questo gameplay cos'erano queste cose, gli archetipi di Vogler, ma ho deciso, sai cosa? Facciamolo un minigioco per la chat, così vediamo se hanno capito, no? Lo facciamo insieme. Silent Hill 1 segue questo tipo di narrazione, segue questi archetipi di Vogler. Sono 8 in totale, solo che la maggior parte delle volte uno viene sempre tagliato fuori, ma qua sono 7, ok? Vedremo che gli archetipi di Vogler sono delle funzioni narrative che servono a strutturare il viaggio dell'eroe, ok? Secondo questi archetipi si crea la perfetta narrazione con questa tipologia di personaggi, ok? Ora io, ragazzi, vi darò una definizione di ogni personaggio che mi circonda e io vi chiedo da quale personaggio sia associato di Silent Hill 1 questa definizione, ok? Tra questi 7, che sono Alessa, Dahlia, Lisa, Sybil, Kaufman, Harry e le boss fight, i nemici di Silent Hill, ok? Qui contano tutti i boss, ok? Iniziamo dal più facile, l'eroe, ok? L'eroe, in particolare, ovviamente sarà colui che intraprende il viaggio, affronta le sfide e i cambiamenti nel corso della storia. E seguiamo gli occhi, seguiamo la storia dai suoi occhi. Ok, qual è l'eroe nella storia di Silent Hill 1? Dai, ve lo faccio fare a voi, dovete rispondere... Siete partecipi, non abbiate paura. Allora, avete detto Harry è l'eroe. Ok, Harry è l'eroe. Non vi dico se è giusto o sbagliato. Vediamo il secondo. Il mentore. Il mentore è l'aiutante dell'eroe che porta calma, incoraggiamento e offre aiuto al protagonista. Secondo voi, tra questi personaggi di Silent Hill, chi è
il mentore. Sibyl, Sibyl, Sibyl. Ok, vedo molti Sibyl. Mettiamo Sibyl. Terzo, guardiano della soglia. I guardiano della soglia sono coloro che proteggono i segreti dell'altro mondo dall'eroe. Mettono alla prova l'eroe e gli rivelano la via una volta sconfitti. Chi è il guardiano della soglia, secondo voi? Mi sono tradita. Vabbè. Oh, siete indecisi però. No, come l'ho detto? Come l'ho detto, siete indecisi su questa. Lisa? Kaufman? I mostri? Lisa? Dahlia? Allora, mi sembra che siate in maggioranza per Lisa. Ok, mettiamo Lisa. Poi abbiamo il messaggero. Il messaggero è colui che annuncia dei cambiamenti all'eroe, appare nel corso del viaggio. Molto spesso appare all'inizio per richiamare all'avventura l'eroe. Questo è un po' difficile, sì. Però sapere che compare all'inizio il messaggero, l'eraldo. Alessa. Ok. Poi abbiamo il mutaforme. Il mutaforma serve a confondere l'eroe, colui che nasconde le sue vere intenzioni, la sua vera forma e la sua lealtà. 5, 5, 2, 2, 2, 5. 2 o 5? Kaufman? Forse vedo più Kaufman. Allora, però non li metto dove vedo la maggioranza, li metto. Poi vi faccio vedere qual è la... Vi faccio vedere poi qual è la soluzione. Va bene. Poi abbiamo l'ombra. L'ombra è un personaggio che può essere un antagonista o può essere la parte oscura dell'eroe, dei sentimenti dell'eroe, un po' come una nemesi, ciò che l'eroe non vuole essere. Non è per forza cattivo, in certi sensi può ricordare l'eroe. 7. Ok, quindi dite i mostri, mi sembra che... Ok. Ok, come ultimo, l'imbroglione e Dahlia. Quindi l'ultimo abbiamo l'imbroglione e il trickster, il portatore del caos nel viaggio dell'eroe, l'antagonista principale, colui che dice delle cose che mettono fuori strada l'eroe, causa contrattempi e stimola cambiamenti nella storia. Ok, vi faccio vedere la soluzione. Allora, questa è stata la vostra scelta finale. Questa era la soluzione. Ma cavolo mi metto? Questa era la soluzione, ragazzi. Non tutti l'avete preso, magari chi guarda su YouTube li ha presi tutti. Allora, ragazzi, l'eroe è Harry Mason, giusto. Il mentore è Sybil Bennett, aiuta l'eroe. I terzi, guardiani della soglia, sono le boss fight, i nemici, ragazzi. Sono coloro che proteggono alcuni segreti. Una volta sconfitti mostrano la via a Harry, quindi una volta sconfitti Harry può andare avanti con la storia. O comunque ci viene rivelato qualcosa di importante alla trama. Poi abbiamo il messaggero è Alessa Gillespie, ok? Un personaggio che compare nel corso del viaggio, colui che richiama l'avventura all'eroe, infatti lei è quella che fa andare fuori strada Harry, quindi quello che fa iniziare l'avventura all'eroe. Il mutaforme, ragazzi, è Lisa Garland. Il mutaforme non è un personaggio negativo, non è un antagonista, però è un personaggio che Lisa, va bene, anche lei lo sa, ok? Lisa nasconde la sua facciata reale, ok? Lei è un mostro, ma ad Harry ovviamente non si presenta come mostro, cioè lei anche non lo sa. Quindi nasconde la sua vera forma. Inizialmente si pensa essere una cosa e dopo, alla fine, cambia e viene rivelato appunto il suo retroscena, ok? L'ombra è Kaufman. L'ombra non è per forza un personaggio negativo. Kaufman non è una brava persona, ma allo stesso tempo è umano, ok? Nel senso che quello che ha fatto Lisa è sbagliato, però l'eroe si può rivedere nell'ombra, ok? Perché effettivamente Harry somiglia un po' a Kaufman. Cioè alla fine Kaufman non fa parte dell'ordine, Kaufman è poi ciò che ferma anche il dio
È un personaggio un po' particolare, non è per forza un antagonista, non è per forza un aiutante dell'eroe, è un po' nel mezzo. E infine abbiamo l'imbroglione, Dalia Gillespie, l'antagonista principale. Ebbene. Bene, questo era. Quindi sì, Silent Hill sappiate che segue questa narrazione. Tra gli archetipi di Vogler c'è sempre un personaggio che non so perché non viene contato, che è l'alleato, quindi l'ottavo archetipo sarebbe l'alleato, che secondo me l'alleato in Silent Hill 1 è Cheryl Mason, che vi ho detto che lei, nonostante sia sotto controllo di Alessa, cioè è attirata da Alessa, fa ciò che può per aiutare l'eroe, cioè suo padre. Ultime cosine, ragazzi. C'è un video in cui vengono mostrati alcuni dei nemici tagliati. In realtà tra le cose tagliate, vabbè, ci sono delle immagini, delle robe beta, dei prototipi, ma secondo me meno importanti. Secondo me le cose principali tagliate sono questi nemici inutilizzati, perché appunto originariamente Alessa doveva paura... Originariamente Alessa doveva aver paura di molte più cose, doveva avere paura delle rane, di galline, di farfalle, di tantissime altre cose in più, e infatti tra i nemici tagliati vediamo esemplari di questi. Allora, un po' alla veloce lo faccio vedere. Qui abbiamo questa specie di gallina con la pelle così di fuori, ha questo stomaco. Abbiamo questo ostrich. Sembra un tacchino, tipo. Ok? Con tipo questa roba che penzola del sangue. Un pollo. Un pollo altissimo. Stecchino. Una specie di pungiglione. Poi ci sono queste rane. Ok. Here is its wireframe and tricount. Here is its texture, an oversized butterfly, which reminds me Delle of the float farfalle stinger that I showed molto in the grosse. last video, just a Viola. smaller version. There isn't much Particolare to che say here siano about the delle butterfly, farfalle other than come its nemici. wings pattern look like eyes, which Perché are in actual teoria a Alessa butterflies piacevano le used in order farfalle. to This monster here closely Una resembles that of a manta ray, with its mantra, wide fins manta. and long tail. However, the face of the manta ray is quite looks Però like a vedete real che life comunque erano owl, tutti so has completi. teeth. Questo Bold boh, design una scimmia. uneases me. The front legs of Che this poi in realtà monster non si sa se sono mumbling esattamente queste cose che vengono dette, cioè ricordano quegli animali lì, però chissà se... eases me the Fa most, paurissimo and this is questo. due to the fact that it has blooded holes on the front of its face for monkey. However, this monster Monkey, doesn't deve have essere any una scimmia. resemblance to that of a monkey. Tipo un po' So i I'm not romper. sure as to what else MKY Un resembles that of two things, serpente. a snake and a slug. The head of the monster is the shape of a Lumaca. snake's with how wide it is. It even dips in slightly in the Comunque center. facevano The tongue veramente is different, impressione. however. The Grey Child. This monster is in the fauna Questa again è of la Silent beta Hill dei 1. Grey However, Child, the vabbè, chickens ended the poi li hanno the Grey cambiati. Child, its cheetah texture. E infine, secondo me questi anche i più disturbanti. Final monster of the video. Questi sono la beta dei Larval Stalker, che nel gioco vediamo che sono trasparenti dei fantasmini. The Qua, larval stalker. This monster too is actually in the game. They show guardate la Paramount faccia. Elementary as these Non sono shadowy carini, guarda che ghost faccia che children hanno, in sono the dei final feti game. Again, like the creepy. chicken, this one is fleshy. The face looks distorted, similar to the Grey Child. The same can be seen on the Quindi side of the tutto head. un- There are holes here too, where the ears would be. Ok, fine con questo. Team Silent, qual è la cosa che vi ha reso più fieri del vostro gioco in Silent Hill 1? Dall'intervista viene detto. In generale, le visual, ok? I movimenti molto naturali delle persone nelle cinematiche, l'atmosfera e tutto il background del gioco, oltre che i movimenti umani che sono riusciti a realizzare per i personaggi, includendo la realizzazione di tutto il mondo realistico, ok? Di Silent Hill. C'è qualcosa che avreste voluto fare di più, ma avete dovuto lasciar fuori per motivi di tempo o limitazioni hardware? Un sacco di cose. Rendere il background più realistici, rompere i vetri, far vedere tipo nelle pareti i proiettili, andare attraverso i muri. Volevamo renderlo il più possibile reale, ma c'erano ovviamente delle limitazioni hardware. Vabbè, già hanno fatto un lavoro incredibile e loro volevano fare ancora di più.
Inoltre ci siamo concentrati molto sulla trama, la storia, no? E non potevamo concentrarci troppo sul background di ogni personaggio. Magari se c'è un sequel potremmo ampliare questo retroscena di più. In realtà penso che l'abbiano fatto poi con la visual novel del 2001. Abbiamo dato un bel po' di retroscena ai vari personaggi, tra cui Sybil e Harry, che vi ho citato nel corso della lore run. Ragazzi, come si è sciolto il Team Silent? Non è stato detto ufficialmente il motivo per il quale sia stato sciolto il Team Silent da Konami, ma secondo Sam Barlow, che è il designer di Silent Hill Origins e Silent Hill Shattered Memories, e anche secondo Kenzie Lamar, artista di Silent Hill Homecoming, i Silent Hill dopo il 4 in Giappone erano praticamente morti. Non vendevano più. Quindi Konami, per questo motivo, sembra che abbia sciolto il team e abbia deciso di affidare i giochi, dopo il 4, a team fuori dal Giappone, ok? Perché magari pensavano che con un ambiente completamente nuovo, fresco, sarebbero riusciti magari a far rinascere la serie di Silent Hill, ok? Questo è successo. Silent Hill non vendeva più. Vabbè, lo posso capire, ragazzi. Silent Hill probabilmente è tornato di moda negli ultimi anni, con TikTok, con le varie mode, con i nuovi horror, ok? Per tutte le ispirazioni appunto ai Silent Hill classici. Quindi, allora, io da una parte posso capire Konami questa scelta di sciogliere il team, perché effettivamente i Silent Hill sono sempre stati un gioco di nicchia, ok? Rispetto a Resident Evil, almeno. Resident Evil ha sempre venduto davvero tanto, 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 tanto. Silent Hill un po' di milioni di vendite le ha fatte, tipo forse 2-3 milioni, così. Ovviamente non paragonabili a quelli di Resident Evil. Quindi, per quanto abbiano rivoluzionato l'horror psicologico, l'horror in generale, e abbiano anche dimostrato di essere in grado di essere dei grandi artisti, dei grandi sviluppatori di videogiochi, purtroppo è vero che sul mercato bisogna vendere. Konami sicuramente non ci ha mai visto lungo sulle cose, e niente. Silent Hill credo sia importante ricordarlo come un classico, un indimenticabile horror, un horror immortale. Non so, ragazzi, dopo aver studiato Silent Hill 1 in questo modo, dopo la mia lore run di Silent Hill 1, 2 e 4, mi manca solo quella del 3, devo dire che un po' fa male vedere Silent Hill ora in mano a dei team che non vogliono osare, non vogliono dare quello che meriterebbe Silent Hill, ecco, la serie di Silent Hill. Silent Hill non è solo atmosfera, è anche un videogioco divertente, ha un'anima, oltre a essere un gioco horror psicologico serio, e anche, non lo so, c'era tanta passione, ok? Tanta passione, tanta voglia di non tanto vendere un gioco, secondo me, il Team Silent, ma più che altro dare una nuova forma dell'horror nell'ambito videoludico, dimostrare di essere in grado, dimostrare quanto si può fare con determinati hardware, quindi è tutto spingere al massimo, ok? Spingere al massimo, e secondo me il Team Silent è sempre riuscito a spingere al massimo, anzi voleva fare pure di più, ed è assurdo. Chissà come andrà avanti la serie di Silent Hill, chissà come andrà Silent Hill F, chissà come andrà il remake di Silent Hill 1. Chi guarda su YouTube, sono curioso di sapere qual è il vostro personaggio preferito della serie di Silent Hill. Beh, di Silent Hill 1. Ok? E cosa vi aspettate da Bluebird Team per il remake di Silent Hill 1? E fatemi anche sapere, ovviamente, se vi è piaciuta la lore run di Silent Hill 1, perché è ufficialmente finita la lore run di Silent Hill 1, quindi spero vi sia piaciuto. E grazie per la visione.